Benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti perché Karma Rosso? Dunque, karma è causa-effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire. E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato 2 o 3 cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso, perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso e noi ci facciamo la lettura per le energie della Luna che va dal 14 di ottobre al 12 di novembre 2023. Di solito lo facciamo facendo la prima parte con vari mazzi o usando addirittura oracoli. Questa volta non so perché, ma sapete che io seguo sempre il mio istinto creativo della divinazione. Mi viene da farlo usando semplicemente 2 mazzi che in realtà non sono i classici mazzi completi di tarocchi, ma hanno solo gli arcana maggiori. In particolare uso quelli degli estensi e quelli dei visconti. Quindi vediamo un pochettino cosa salta fuori e perché questa esigenza così marcata. Dopodiché, dopo questa prima parte, come sempre, andiamo a vedere quelle che sono le vicissitudini poi di ciascuno dei segni durante quello che è l'influenza di questa luna. La sensazione è che qui dovrei andare proprio quasi di download senza usare dei mezzi, quindi quando questo capita vuol dire che stiamo parlando assolutamente di qualcosa che ha a che fare con la vastità dell'esistenza, soprattutto quello che riguarda il collettivo umano. Vediamo se è questo, ok? Vediamo che cosa salta fuori, perché mi sembra che ci sia un po' un pentolone con varie cose dentro. Sarà perché c'è anche la chiusura magari dell'anno con Halloween che arriva. Allora, questa luna di che cosa parla? Ah, brutalmente così l'imperatrice, va bene. Dunque ci sarà l'attivazione di più di qualche io superiore, o sé superiore come lo volete chiamare, cioè ci sarà probabilmente una fetta di umanità che comincerà ad esporsi, a mostrare qual è veramente la loro faccia, a mostrare veramente il proprio interesse, e questo è in senso positivo, quindi a mostrare anche, diciamo in un certo senso, ciò che è venuta a fare qui, in questa incarnazione, ma soprattutto noto che si mostra ed espone il proprio potenziale e lo fa in una maniera secondo cui diventa chiaro a chiunque che queste persone veramente ne hanno le scatole piene e non riescono più a stare nelle retrovie, a fingere di essere umani del tutto comuni, diciamo, e in realtà hanno qualcosa da dare che si distanzia da quello che generalmente un essere umano farebbe. Cerco di fare un esempio, magari ci sono persone che sono in grado di creare delle invenzioni che potrebbero veramente cambiare, per esempio, la maniera in cui viviamo, potrebbero assolutamente darci una visione diversa, una nuova prospettiva
su quelli che sono magari dei problemi che abbiamo nel collettivo. Quindi io vedo che in ogni ambito ci potrebbe essere questo tipo di personalità che emergono. Sto parlando di personalità che sono tanto nello spirituale, visto che è il mio ambito, quanto nel medico, quanto nell'ecologico, quanto nel politico. Io ho l'impressione che stiamo parlando però di tutte quelle persone che con il loro operato e esponendosi così in prima linea hanno la possibilità di dare una mano a tutto quello che è il complessivo umano, ma soprattutto quello che è la Terra come pianeta. Quindi io mi aspetterei che effettivamente ci siano dei ritorni molto piacevoli, che ne so, di nuove invenzioni per pulire, che ne so, delle paludi che sono state infestate da inquinamento. Mi viene in mente che già da qualche anno ci sono effettivamente anche delle organizzazioni non profit, da quel che mi risulta, che si mettono a ripulire i corsi d'acqua principali di alcune zone magari turistiche o zone, mi viene da dire, dimenticate da Dio, nel senso tipo gli oceani che hanno queste chiazze di plastica robaccia che galleggia e stanno effettivamente cambiando quello che è l'assetto, almeno momentaneo, per quanto riguarda l'inquinamento su questo pianeta. E credo che ci sarà molto di più di questo, credo che ci saranno anche persone, continuo a vedere qualcuno che in mezzo a un concilio si alza in piedi e dice no, questa è una buffonata e non va bene, così non si fa, adesso espongo tutti quanti e farò di più, vi dico anche che ho un altro piano e adesso meglio che facciamo come dico io. Per cui io mi aspetterei che ci siano anche dei momenti, purtroppo, di conseguenza, di lotte tra chi capisce e non capisce queste nuove personalità che emergono, oppure il vecchio sistema, chiamiamolo così, che cerca di nascondere, dare forse un po' di dannazio memorie a questo tipo di persone. Mi sta venendo in mente quella volta che anni fa ero ancora giovane. C'è stato un tizio che faceva parte di un gruppo, se non mi ricordo male, che è andato sul campanile di San Marco a Venezia e ha cercato di non mi ricordo se ha addirittura cercato di dire questa è la Repubblica di Venezia o se l'ha semplicemente occupato per non so quale manovra, vabbè, non riesco a ricordare esattamente, ma mi è stata mostrata proprio questa notizia sul giornale. Quindi attenzione, se salta fuori qualcuno che sembra dare di matto, potrebbe essere che non sta dando di matto, ma che sia l'amice di una serie di risvegli anche mentali che persone hanno in conseguenza. Ed ecco l'altra carta. La sacerdotessa, ma che bello. Quindi c'è un risveglio globale di energia femminile, il che è molto utile in questo momento perché abbiamo bisogno di creatività, abbiamo bisogno di sentire, abbiamo bisogno di umiltà, abbiamo bisogno di delicatezza, abbiamo bisogno sicuramente di conoscenza che viene dal sentire e non dal studiare. C'è bisogno di questo tipo di energia. Qui abbiamo proprio la parte pratica, la materialità che crea una manifestazione di abbondanza sulla base di un'abbondanza interiore. Quindi diciamo che è arrivato il momento giusto, siamo cotti a puntino e alcune persone proprio sembreranno esplodere. E mi viene mostrato un panettone, non so perché ragazzi, perdonatemi, un panettone con il ripieno, tra l'altro di quelli che piacciono a me, con tutti queste creme industriali che sono sicuramente deleterie, ma ce ne sono alcune marche che veramente sono una droga. E c'è questo aprire un momento, un periodo, proprio come quando uno taglia il panettone, che più che panettone sono pandori o anche le colombe, e scopre che all'interno effettivamente c'è un ripieno e sembra essere anche bello morbido, bello gustoso. Quindi vi chiedo scusa, questa è la mia parte toro che emerge, però voglio dire, ci sono sicuramente dei momenti in cui noteremo che le cose possono diventare, mi viene suggerito il termine, più dolci di quello che sono, più che non è solo dolci nel senso di più carine, più pucciose, proprio più ricche, più
interessanti, più avvincenti di quello che originariamente sembra essere magari la prima mossa, il primo gesto di queste persone. Ok? Quindi che tipo di energia cerca di andare a liberare, a lasciare andare questo tipo di situazione energetica attraverso la luna? Come va nella vita di ciascuno di noi? Di che cosa parla? Cosa ci dice di lasciare andare o di affrontare una volta per tutte? Quindi la luna in questo periodo dal 14 di ottobre al 12 di novembre che cosa cerca di togliere di mezzo, di porre fine a che cosa? Eccola. Bene, era questa, il resto non doveva cadere, ma comunque va bene così. Il mondo, caspita. Qui si parla ancora una volta del mix delle energie universali con quelle che sono poi le energie della vita di ciascuno. Mi viene detto questo. Quello che accade poi a livello di umanità, ovviamente non è un caso perché ci sono varie energie, no, che creano questo, niente mai un caso, però nello specifico in questa situazione è probabilmente il frutto anche di una sorta di punto di svolta che l'unione della collettività, non solo umana, ma proprio della Terra, sceglie di attuare. Quindi, che ci piaccia o no, un po' come tutto quando si tratta di energie universali, comunque ci saranno dei movimenti. Ma sembra che in questo punto, con questa luna, questi movimenti saranno una sorta di tacito accordo tra anime, ovviamente quelle che sono in grado, voglio dire, di intuire quello che succede a un livello più universale. Anime intese come anime umane, anime probabilmente animali, anime vegetali, anime della terra, anime intergalattiche, non lo so, però mi si sta dicendo, è una sorta di piano questo. E la sensazione è che sia un piano positivo, Non abbiamo a che fare con, che ne so, degli alieni cattivi o le forze del male, o che ne so, Sauron o cose di questo tipo. Abbiamo una sorta di attivazione collettiva che è stata presa in considerazione a priori ed è stata decisa prima. Quindi quando vado a chiedere a questa luna come abbia senso usare queste energie, no? Di che cosa ci liberiamo? Io sento una parola in particolare in testa. Mi viene detto ci si deve liberare delle fatalità. E fatalità non è una parola a caso, secondo me, perché mi richiama terribilmente la sensazione di tragicità e senso totale di non controllo che di solito accompagna questa espressione. Per esempio, quando mi capita che, non lo so, sto guidando e mi vengono addosso in macchina, quello che capita io non lo percepisco come un qualcosa che è per forza sempre e solo colpa dell'altro mia, è anche una fatalità, è anche una brutta situazione di casualità che va a colpire proprio me e nel farlo mi comunica che insomma ho avuto sfiga, no? Quindi sono sfortunato, quindi forse una parte di me si attiva e dice però un po' te lo meriti questa cosa brutta. Oppure no, però denota che insomma è una cosa brutta che capita proprio a me. E qui mi viene detto è il momento di liberarsi di questa idea, perché come alimentiamo quel tipo di idea, poi andiamo ad alimentare di conseguenza, perché è un po' il rovescio della medaglia, anche l'idea che le cose belle capitino anche quelle per caso. Ora viviamo tutti su questo pianeta da abbastanza tempo per renderci conto che effettivamente alcune cose sono totalmente, come possiamo dire, in mano a qualcuno che non siamo noi, accadono e basta. Però incollarci l'opinione personale del è brutto, è bello, è giusto, è sbagliato,
ci mette nella posizione di non prendere mai il comando, cioè di non investire mai pienamente le nostre energie nel cercare effettivamente di usare quelle energie a nostro vantaggio. E qui invece tutto questo movimento che si noterà sarà qualcosa che andrà a risvegliare anche gli altri, magari quelli meno attenti, no? Meno accorti, meno inclini ad essere ottimisti, e dire a loro: guarda che qui hai davanti agli occhi chiari esempi del fatto che se vuoi puoi. Mi fermo un attimo perché non sono io nello specifico una di quelle persone che ha avuto solo fortuna nella vita, no? Anzi, però ho assolutamente familiarizzato con l'idea che ci sono molte più cose di quello che crediamo che possono essere cambiate con un atto di volontà. Magari non un atto di volontà diretto che va a interagire subito, che ne so, con un problema che abbiamo, ma con un atto di volontà interiore, per esempio la costanza, per esempio la gentilezza, per esempio la forza. Queste sono tipologie di energie che andiamo ad alimentare con un atto di volontà e che poi vanno effettivamente, per una sorta di effetto a battito ad ali di farfalla, a cambiare magari la situazione che ci crucia. Quindi queste persone, queste situazioni positive che stanno per esplodere, ripeto, questa terminologia mi viene trasferita così, stanno per esplodere, saranno di ispirazione, per cui la Luna dice basta con le fatalità, basta con la visione fatalistica delle cose. Perché non è così, non c'è mai una fatalità in realtà. E ora andiamo a vedere che cosa questa luna suggerisce invece di andare a nutrire, a intensificare. Dunque, questa luna che cosa invece suggerisce? Cerca di stimolare, favorisce energeticamente durante il suo percorso, durante questa luna. Ok, ecco qui. Wow. Favorisce una grandissima, enorme, impensabile, incommensurabile trasformazione interiore. Mi viene detto rito di passaggio, visto come rito di iniziazione, come quelli che sappiamo fare in alcune comunità ancora di tipologia antica, mi viene da dire, antica ancestrale, tipo qualche tribù, no? Può essere che nella vita di ciascuno ci siano delle situazioni che generano un imbuto, una sensazione di devo fare qualcosa perché le cose cambino, o semplicemente sta capitando di tutto, come mai, cosa posso fare, chi mi salva. Quindi c'è pressione. Vi posso consolare già da subito, non la sento una pressione che deve essere per forza tremenda, ma che viene riconosciuta anche dalle persone forse meno attenti, meno inclini ad analizzare l'esistenza come faccio io, no? Su questo canale. È probabile che sarà percepibile anche alle persone più disinteressate a questo tipo di tematiche il fatto che ci siano effettivamente elementi che risaltano agli occhi di qualunque situazione stiamo vivendo nel privato, nella nostra vita singola e nel collettivo. E sono elementi che ci fanno vedere che niente è più come prima, mi viene detto. Niente è più come prima, da quando? Prima quando, viene da dire, no? Mi viene risposto, prima sempre. Perché qui non è il problema di quello che è accaduto negli ultimi 3 anni, e non è neanche il problema di quello che è accaduto negli ultimi 200 anni. Qui è il problema di quello che è accaduto nell'umanità, da come la conosciamo attraverso questa, mi viene da dire, progenie, quindi non penso che sia un nome a caso, è quello che mi viene suggerito in testa. Quindi non è che mi aspetto le rivelazioni, non è che mi aspetto che gli alieni arrivano sulla Terra e dicano scherzetto, siamo noi che abbiamo fatto tutto, e cose di questo tipo. Vedo più che altro persone che si rendono conto che c'è qualcosa di malato che non funziona nella nostra società, o che c'è qualcosa di tremendo di cui nessuno parla ma che è davanti agli occhi di tutti, e che basta poco per cambiarlo, basta quell'atto di volontà, basta il dire a me così non va bene, e abbiamo gli esempi. Quindi questo, mi viene da dire, è l'epoca degli eroi, e speriamo
come si chiamano? Perché non mi viene il nome? Mi viene eremita. I santi, quando vengono fustigati prima, come si dice? Mamma mia, perché non mi viene questa parola? Si vede che proprio non esiste questa parola in questa fase. Vabbè, non ci saranno persone, voglio dire, che vengono punite, no? Per i loro ideali. Ci saranno persone che risaltano agli occhi di tutti come eroi. Per cui io mi auguro, ve lo dico, mi auguro che se non riusciamo a notare queste belle notizie attraverso le fonti principali di comunicazione tra noi umani, come i social media e magari i social in generale, che in qualche modo apriamo bene gli occhi e notiamo come cambiano le cose. Che profumo ha l'aria, mi viene suggerito. Dobbiamo metterci in contatto con la nostra interiorità, col nostro intuito, viene detto da subito, vi ricordo, quindi cercate di tenere gli occhi aperti, più che altro gli occhi interiori aperti, ok? Quindi come integriamo questa energia? Il giudizio, un a caso. Dobbiamo cambiare opinione, dobbiamo rivalutare la nostra capacità di generare opinioni. Dobbiamo chiederci su base di cosa generiamo opinioni di quel tipo. Dobbiamo chiederci che cosa ho sacrificato sulla base degli ideali che ho portato avanti fino ad adesso. E con ideali intendo proprio anche la nostra maniera di percepire, che ne so, la vita, la società, le relazioni, l'eroismo, visto che questo è l'argomento. Viene proprio suggerito di lasciare andare, e c'è per 2 volte il richiamo alla morte e al nuovo mondo, di lasciare andare ogni preconcetto, perché qualunque preconcetto, anche qualcosa che giudichiamo magari positivo, può essere un problema. Ecco, ora mi salta in mente la parola così dal nulla, martire, che era la parola che cercavo prima. Quindi lasciamo andare il pregiudizio del martirismo, del non ci salva nessuno, perché qui c'è qualcuno che dice: guarda, non mi interessa se mi salvano gli altri, mi salvo io. Ultima carta, come integriamo queste energie? Come integriamo queste energie? Come suggerisci di integrare queste energie al meglio la luna? Eccola. Il matto. Ricominciando da zero, non dando per scontato nulla, non facendosi bloccare dalla paura, ma facendosi ispirare dalla voglia di provare, di innovare, di scoprire. L'ignoto non deve fare paura, deve dare ispirazione, deve dare un senso di capacità creativa, deve spingerci a sentire la nostra interiorità. Quando non sappiamo dove andare, non è che possiamo disperarci e basta, dobbiamo arrivare da qualche parte. Per cui se non c'è rete non abbiamo Google Map, se non abbiamo un vecchio Atlante disponibile, se non c'è nessuno in vista che ci può dare indicazioni, se la macchina si è rotta e non sappiamo come fare, stare fermi ad aspettare la morte non è una bella idea. Visto che di meglio non si può fare al momento, cominciamo a fare i passi, cominciamo ad essere coraggiosi per noi stessi, ad essere eroi. Trasformiamo quelli che possiamo vedere che sono stati fino ad ora i nostri principi fondamentali, che magari adesso sono vecchi, non servono, o magari addirittura ci hanno ostacolato per tutto il tempo, ma non eravamo pronti a lasciarli andare. Questo è proprio un richiamo ad attingere la propria interiorità, perché quella è la vera forma non solo di abbondanza ma di ricchezza, ed è quello che abbiamo da portare a questo mondo, ed è quello di cui questo mondo necessita. E con questo mondo, ripeto, intendo il pianeta, l'esistenza, noi come umani e noi stessi nella nostra esistenza singola, perché se siamo qui a fare questo tipo di esperienza, ripeto, non può essere un caso, no? Non c'è la fatalità. Quindi questa è l'energia generale, spero di avervi dato una mano, e adesso io vado a passare in rassegna tutti i segni, ok?
Quindi cominciamo con Ariete. Ariete dal 14 di ottobre al 12 di novembre 2023. Cosa succederà nella vita dell'Ariete? Ariete, questa luna come influisce nella vostra vita? 14 di ottobre al 12 di novembre. Ma... Molta introspezione mi viene detto, molto desiderio di fare il punto della situazione senza necessariamente poi dover per forza ricominciare subito. Quindi è quasi un atteggiamento e un comportamento non usuale per un Ariete, no? C'è sempre questa tendenza all'azione, non solo perché è un segno di fuoco, ma proprio perché l'Ariete di solito ha bisogno di una battaglia da combattere, no? Ha bisogno di un ideale, ha bisogno di vedere un risultato e ha bisogno di andare veloce. E invece qui mi viene detto, l'Ariete non sente questa necessità durante questa luna, anzi si rende conto che per ricominciare la prima cosa da fare non è fare il passo nella nuova direzione, ma è smettere di camminare nella direzione vecchia, e quindi l'Ariete si ferma un attimino e dice va bene, posso sistemare oppure posso scegliere di meglio per me, però la prima cosa che io devo fare è fermarmi un attimino e mettere a posto più che altro tutte queste energie discordanti dentro di me che non mi permettono di avere magari coerenza o magari anche forza. Esatto, anche proprio coerenza. C'è confusione, tutti che parlano in questa stanza, mi viene detto, tutti che hanno la loro da dire, e io in realtà ho bisogno di tempo, ho bisogno di fermarmi, e mi continuano a dire qui c'è l'Halloween, Samhain che arriva, c'è bisogno di rallentare, c'è bisogno di fare un attimo casetta, fermarsi e fare i conti. Per cui Ariete, non vedo esattamente in che cosa, lo intuisco, sicuramente c'è il lavoro di mezzo, c'è quello che è importante, infatti, quello che è importante a livello pecuniario, a livello di famiglia, quindi di progetti in generale, però qui c'è il desiderio di fare un reset, non eterno, però un reset serio, un reset che non si può soprassedere. Quindi se sentite questa spinta, non pensate di aver perso la ragione, ma pensate che finalmente cominciate a percepire molto più chiaramente il vostro istinto interiore, il vostro intuito, e quindi sta tutto funzionando alla grande, perché tra l'altro è quello che la luna suggerisce. Quindi andiamo a vedere poi, cari Toro, dal 14 di ottobre al 12 novembre, il Toro. Dal 14 di ottobre al 12 novembre, Toro. Ma che bello! Ma cosa sta succedendo? Già la luna scorsa mi sembrava che le cose andassero a migliorare. Qui mi viene detto, finalmente si pone davanti ai vostri occhi, alle vostre mani, una situazione, una possibilità concreta di andare a migliorare quello che potrebbe essere un ambito specifico della vostra vita, o magari più ambiti, per darvi più stabilità. E funziona, e forse già attraverso una luna vedete i risultati, perché qui abbiamo di nuovo la carta della vittoria. Non so se c'era nella luna scorsa, ma mi è venuto spontaneo dire di nuovo, quindi probabilmente sì. E ci sono non solo le occasioni, ragazzi, c'è proprio, sento un'unione perfetta tra l'andamento universale e le energie individuali, quindi probabilmente c'è uno stato proprio di flusso che premia, non perché ci sia chi premia e chi punisce, ma perché effettivamente arrivano i risultati. Si chiude il periodo peggiore, si impara dagli errori fatti o dalle situazioni problematiche già superate, che comunque abbiamo dovuto superare, per cui c'è una miglioria. Il risultato qual è? La vittoria, ragazzi. Quindi se vi state chiedendo come va a finire questa situazione, va a finire che cascate in piedi, e anche in maniera piuttosto veloce. Però a questo proposito vi voglio dire una cosa. Quando parlo in questi termini non significa che se per esempio vi state chiedendo il mio ex torna, allora siccome vi piacerebbe che tornasse, l'ex torna perché ho parlato di vittoria. Perché la vittoria, per quello che riguarda ciò che ci fa bene, ciò che ci è utile, ciò che ci porta a una miglioria sul lungo termine, non è esattamente come lo intuiamo noi, magari non sempre, ok? Potrebbe avere
un'energia un po' discordante appena la viviamo, appena ci passiamo in mezzo. Però comunque tutto è bene quel che finisce bene, perché qui alla grande c'è la possibilità di aumentare, mi viene detto, il ritmo del progresso sul vostro percorso e di cominciare ad ottenere risultati che vanno a creare stabilità. Quindi alla grande. Andiamo poi a vedere parliamo di gemelli. Dopo il toro abbiamo i gemelli, quindi questi gemelli come se la cavano dal 14 di ottobre al 12 di novembre. Quindi, che bello, stavo per dirlo ed è uscito. Quindi non mollate la presa, è un suggerimento ed è anche un responso, nel senso che è probabile che quei ritardi, quei setback, mi viene da dire, quei rallentamenti, quelle fermate, quelle soste che avete dovuto fare senza grande entusiasmo, perché magari la situazione ve lo richiedeva o vi obbligava a sostare, si rimuovono in maniera abbastanza spontanea, perché noto che riuscite a cominciare a considerare di nuovo di intraprendere il percorso che si era bloccato o comunque di ricominciarlo da un'altra prospettiva, dando la possibilità a voi stessi di riprendere in mano i vostri sogni e andare a migliorare la situazione. Cosa mi viene da dire? Non è che tutto a un tratto si sblocca per miracolo, ok? Però tutto a un tratto sicuramente capite cosa ha senso andare a nutrire. Quindi c'è un momento che è di illuminazione, però non è un'illuminazione mentale, non è un momento di idea, di chiarezza, del tipo "Oh, caspita, perché non ci ho pensato prima", è proprio un momento di indagine interiore. Quindi anche qui vediamo come l'energia della luna che abbiamo visto nella parte della lettura generale effettivamente va a toccare la vostra vita in questo senso, e questo è quello che vi porta verso il risultato sperato, verso i vostri sogni, verso qualunque sia la prospettiva che sognavate. Mi viene da dire, va bene impegnarsi, va bene metterci tutta l'energia e tutta l'anima che uno vuole, tutto il fuoco, mi viene da dire, che uno vuole, però deve essere davvero qualcosa che ci motiva nel profondo, altrimenti anche se raggiungiamo grandi risultati nell'immediato, magari sono risultati che non c'entrano nulla con noi e questo ci lascia comunque vuoti. E invece qui mi viene detto, il gemelli riesce a fare una conversazione allo specchio e ad avere risultati, cioè a trarre, non dico solo benefici, no, risultati nel senso che acquisisce chiarezza, diventa palese quello che sta facendo a se stesso ed ecco che cominciano ad arrivare i risultati. Per cui se qualcuno sta pensando di trasferirsi, ecco che arriva magari la buona idea sulla base di questo. Se qualcuno sta sperando in una promozione, potrebbe essere che decidiate di andare a cercare un upgrade, una miglioria nel vostro ambito lavorativo da un'altra parte magari. Non necessariamente significa che ottenete quello che volete nella maniera che vi siete prefissati, però comunque va a finire bene. Quindi questa cosa mi piace molto, ok? Bene, ottimo. E poi abbiamo il cancro, quindi cancro dal 14 di ottobre al 12 di novembre. Quindi il cancro fa molte riflessioni, delle riflessioni che lo portano a comprendere esattamente su che cosa vuole investire se stesso. E sto parlando anche di denaro, per cui se c'è qualcuno all'ascolto che ha quel tipo di situazione, sappiate che si tratta anche di questo. Si tratta anche di figli, per cui vedo che c'è una situazione di o disparità o incongruenza iniziale, quindi qualcuno ha perso il lavoro, qualcuno sta cercando di migliorarlo, non ci riesce, qualcuno deve divorziare, qualcuno è nel mezzo di una causa, qualcuno sta cercando informazioni e non arrivano, qualcuno sta cercando uno specialista e non riesce a trovarlo. C'è qualcosa che è inizialmente problematico. Però poi con la luna quello che veramente succede non è solo lo sblocco della situazione in sé, ma c'è un cambio di prospettiva. Abbiamo visto nelle energie generali della luna che si comincia a sentire una luna che suggerisce di cambiare la nostra visione delle cose. Ed ecco che il cancro lo fa, e lo cambia come? Il cancro smette di essere il cancro per gli altri
e di desiderare che gli altri si comportino così con lui, e comincia ad essere il cancro ideale per se stesso. Quindi rivolge le proprie attenzioni ed energie verso l'interno, ed ecco che si dà sostegno, ed ecco che le cose vanno alla grande, ed ecco che finisce la conflittualità interiore e finalmente finiscono anche le rogne. Quindi lo vedo come un aggiustamento proprio di vibrazione. Vediamo già in questa luna grossi risultati. Beh, vi posso dire che grosso risultato è principalmente il fatto che ci sia questo momento proprio di immensa chiarezza e di abbandono di situazioni che si ripetono e si aggravano forse, quindi magari continui porti in faccia, magari continui no, magari continui pesantezze, anche per quelli magari che si sentivano particolarmente frustrati, stanchi. Si arriva a un punto in cui almeno c'è chiarezza su questo, però non direi che già attraverso questa luna vediamo tutti i risultati. Ok, però qui stiamo veramente andando verso il successo. Vi posso dire, vi posso fare un esempio, non è che tutti nascono sapendo come fare esattamente il proprio mestiere, però un corso dopo l'altro, un errore dopo l'altro, un'esperienza dopo l'altra, un esperto che ci consiglia dopo l'altro, arriviamo effettivamente ad essere chi volevamo essere nel nostro ambito, ok? Bene. Quindi dopo il cancro abbiamo il leone, e con il leone vediamo cosa succede dal 14 di ottobre al 12 di novembre. Questa luna. Quindi il leone comincia a chiedersi cosa voglio fare da grande. Anzi, mi viene detto, è già da un pochettino, è proprio la ricerca. E addirittura, e qui abbiamo proprio il momento decisivo di una vita, per quelli ovviamente che sono alla ricerca di qualcosa che effettivamente li tiene in pugno da un po'. Per alcuni sarà una relazione, per alcuni sarà il lavoro. Ho la forte impressione che per molti si tratti comunque di quello che vogliono fare da grandi, inteso come lavoro, che non significa magari la professione specifica, ma il tipo di equilibrio che voglio acquisire nella mia vita in seguito a un certo tipo di impiego. Quindi se io voglio fare il miliardario, non penso che voglio fare il miliardario, penso che voglio avere una vita agiata con 4 ville e un panfilo, e quindi devo essere miliardario. Ok, ecco che allora a quel punto, quando unisco in questo senso tutti i puntini, comincio a capire che io non voglio fare la commessa, ma voglio fare, che ne so, l'investitore in borsa, adesso passatemi l'esempio. E qui il leone non solo ha la chiarezza, ma se ne infischia del piano in sé, vuole veramente sentire quello che è il suo desiderio profondo, e lo sente con questa luna qui. Risultato bellissimo, il leone entra in contatto con i propri sentimenti in maniera assolutamente adulta, matura, costruttiva. Quindi i passi poi da fare vengono, perché comunque il leone non manca di fantasia, di creatività, e non manca neanche di voglia di fare. Però qui il passo veramente fantastico è riuscire a capire cosa voglio fare da grande. È bellissima questa cosa. E forse sarete, oh, mamma mia, alcuni di quelli che, come dicevo nella parte iniziale della lettura, mostreranno anche agli altri come si fa, nel senso faranno vedere con il loro operato che tutto è possibile e che si sono rotti le scatole di stare in categoria B, qualunque sia per voi la categoria B, esatto. Basta con gli stati di abbandono e basta con il faccio quel che posso, adesso faccio quel che voglio. Bello, molto bello. Quindi proseguiamo, e dopo il leone abbiamo il segno della Vergine. Che cosa ho appena combinato? Ok. Quindi Vergine, dal 14 di ottobre al 12 di novembre. Vergine. Quindi il Vergine comincia mettendo fine
a percorsi o a situazioni che non sono un corollario di fastidi. Quindi la cosa migliore che il Vergine possa fare con le proprie energie in questa luna è quella di ascoltare l'intuito. Per che cosa? Non per avere una strategia, un piano d'azione verso il futuro, ma per avere un piano d'azione nel presente. Cioè, intanto, come posso cominciare a cambiare la mia situazione anche se non ho proprio idea di quale sarà il punto finale di questo mio tragitto? Cominciamo prima col dettare legge nel mio spazio presente, cominciamo con il dire meglio che questa cosina qui la lascio da parte, meglio che quello che mi dà ansia io lo scarti, meglio che questa situazione la guardi veramente in faccia perché è davvero insostenibile. Per cui prima di parlare di nuovi progressi, io parlo di, per quanto riguarda la Vergine, di nuovi traguardi interiori. Il Vergine ama di solito avere un'idea di quello che sta facendo per poi raccogliere materiale, andare a indagare, capire qual è la strategia migliore, farsi un piano d'azione. Diventa puntiglioso anche in questo e a volte si perde. E qui è un grosso progresso, lasciatemelo dire, che il Vergine dica me ne infischio io delle strategie. La prima cosa da fare, la cosa più furba da fare è mollare quello che oggettivamente mi dà peso. Voglio smettere di essere razionale e progettista e voglio essere emotivo, voglio dire che questa cosa per me pesa, non mi piace, punto, la mollo. Non me ne frega se poi mi serve tra 10 minuti, adesso pesa troppo, io la mollo. Ed è una cosa buona e giusta, si rivela vincente. Questo risveglia la vostra capacità di rigenerarvi, esatto, di mollare quello che ostacola e di rigenerarvi, che è veramente, mamma mia, vedete, con l'intuito, con il vostro sapere interiore. Benissimo. Per cui ragazzi, se qualche ramo è secco, recidete senza paura. Proseguiamo. Dopo la Vergine abbiamo Bilancia. Bilancia come se la cava dal 14 di ottobre al 12 di novembre. Bilancia. Bilancia, 14. Ma quanti segni stanno mollando tutto quello che pesa per andare avanti al meglio. Quindi questa Bilancia fa una cosa che mi piace, perché conosco effettivamente delle persone del Bilancia che nonostante i pregiudizi che molti possono avere su questo segno, in realtà hanno buone intenzioni di solito. Quindi vedo questo, vedo una Bilancia che pensa a se stessa ancora di più. Mi pareva che questo percorso fosse iniziato già con qualche luna precedente, correggetemi nei commenti se mi ricordo male. Però effettivamente qui arriviamo a un altro passo. Allora, questo Bilancia dice, sai che c'è? Intanto i soldi miei sono miei e me li tengo e mi autofinanzio e decido di nutrire chi veramente è importante per me, senza sensi di colpa, senza dover continuare a progettare un piano B, perché devo salvare tutti o tutto. Intanto comincio con il ritirare le braccia e invece di pensare a come salvare la giornata a tutti, io pensi a come arrivare a casa con la pancia piena. Ed è sano egoismo, mi piace perché è normale che poi quando le persone che approfittavano di questo Bilancia cominciano a dire ma cosa sta succedendo, non mi va, ecco i manipolatori, ecco quelli che vi tenevano fermi. E cominciano a dire ma tu mi rendi infelice, ma tu mi dai problemi, ma da dove ti viene questa cosa, sei cambiato, non sei più lo stesso, tutte queste cosine qui. Il Bilancia risponde usando nella maniera giusta tutto quello che è il suo bagaglio di sensibilità che ha accumulato nella vita. Quindi tutte quelle situazioni che ha osservato negli altri, tutte quelle cose che ha cercato brutte di risparmiare agli altri, tutte le volte che ha cercato di dare qualcosa di bello agli altri, di essere equilibrato, di stare nel mezzo. Ecco, tutte queste cose diventano armi da usare contro quelli che non rendevano giustizia al Bilancia.
Per cui nel pratico può essere che più di qualche bilancia risponda male. E non risponda male sul momento, ma dia la risposta di una vita, del tipo che quelli che non sono abituati a una bilancia che risponde così prendono paura. E molti bilancia si renderanno conto che si sono sentiti depressi, tristi, incapaci di andare avanti, bloccati, incerti, incapaci in generale, anche se magari non è vero, perché in realtà avevano una serie di energie che tenevano strette e che andavano contro l'andamento ideale di vita di questo bilancia. Per cui attenzione, se c'è qualche usurpatore di potere o qualche bastardo che vi sta usando, diventerà non solo chiaro, ma proprio diventerà chiara la vostra voglia di dire basta. Molto positivo, grandi cambiamenti in velocità, l'umore che torna a bilanciarsi. Certo, magari non è possibile dire quello che si pensa direttamente in faccia a certe persone, perché magari queste persone non ci sono più, o perché magari queste persone sono lontane, o magari perché queste persone hanno, che ne so, tanto hanno un'incapacità di comprendere che si andrebbe solo a peggiorare le cose, o magari hanno il coltello dalla parte del manico. Non importa, quello che cambia è l'atteggiamento interiore, è la mancanza di paura verso queste persone, o paura di perdere queste persone, o paura di sollecitare nei punti sbagliati queste persone, che vi dà equilibrio, che vi rimette in carreggiata, e quindi voi cominciate a fare quello che è giusto per voi, che mi sembra la cosa più naturale del mondo. Ok? Bene, proseguiamo. Allora, poi abbiamo Scorpione. Scorpione dal 14 di ottobre al 12 di novembre. Scorpione, questa luna come influisce? Allora, qui abbiamo un bel po' di argomenti. Dal 14 di ottobre al 12 di novembre. Dunque lo Scorpione è stufo, stanco, vuole solo leggerezza, vuole una nuova occasione, vuole una nuova situazione, vuole che le cose filino meglio, vuole che non sia sempre una sua responsabilità prendersi cura del peso delle situazioni che ci sono sia nella sua vita privata, voglio dire, che in quella degli altri. Ed è uno Scorpione che ha già cominciato a rallentare da un paio di lune, mi pare di capire. Ma non è negativa questa cosa, è uno Scorpione che vuole sentirsi leggero, come dicevo, quindi può esserci che più di qualche Scorpione qui si interessi magari anche solo momentaneamente a, che ne so, delle chat attraverso cui conosce nuove persone, o cominci a fare un corso di uncinetto che non aveva mai pensato avrebbe fatto. Magari neanche lo finisce, ma non importa, è uno Scorpione che cerca di familiarizzare e assestarsi con una nuova sensazione di desiderio di rinascita. Quello che veramente accade se lo Scorpione segue questo tipo di istinti interiori, come la Luna suggerisce giustamente di fare, è che c'è un grosso guadagno, cioè il staccare la spina e ripristinare tutto il potere personale. Quindi vedo proprio una batteria che si ricarica in questo senso. Non importa se poi le strade che scegliete portano dei risultati in sé sulla lunga durata, l'importante è staccare da quello che c'era prima. Quindi, cari Scorpione, se vi viene voglia di andare, di andare su una baita dispersa e provare a fare l'eremita e poi non vi riesce, non importa, l'esperienza di andare in questa baita ha funzionato, era quello che serviva, non è quello che vi può dare materialmente o un qualcosa da mostrare agli altri, non è qualcosa che vi mettete in tasca, è un qualcosa che diventa parte della vostra personalità, nel senso che assorbite l'esperienza e quello è quello che vi aiuta a fare pace. Ci sarà qualcuno che si allontana da persone, ci sarà qualcuno che non parla più a persone, ci sarà qualcuno che dice guarda che oggi il cellulare è spento perché non mi dovete rompere le palle. Comunque lo Scorpione fa quello che è giusto, una bella pausa. Ok? Bene, proseguiamo. Quindi Scorpione, dopo di te c'è il Sagittario.
Sagittario dal 14 di ottobre, Sagittario al 12 novembre, Sagittario dal 14 di ottobre, come vanno le cose? 14 di ottobre. C'è una sorta di frase che mi martella in testa e mi viene da dire: meglio che cerchi qualcos'altro. C'è sì qualche Sagittario che pensa di allontanarsi magari dall'Italia, magari dalla sua regione, dal suo paese, dalla sua città, o anche da una persona nello specifico. Però il desiderio è di sentire che questo possibile luogo verso cui ci si vuole spostare ha la capacità di evocare dentro al Sagittario una sensazione di rinascita, una sensazione del tipo: ho fatto la scelta giusta ed ecco che le cose effettivamente magari non ingranano da subito, ma sono diverse. C'è desiderio proprio di rinnovarsi di questo Sagittario. Sento il Sagittario pesante, stanco, stufo, annoiato, ed è un Sagittario che cerca di ampliare le proprie prospettive guardando semplicemente ad ambiti diversi. Può essere che cerchiate, che ne so, modi diversi di interagire con le persone, modi diversi di far conoscere la vostra professione, modi diversi di cercare soddisfazione. Ci sono proprio esigenze che avete dentro di voi da un bel po', che iniziano a suggerirvi all'orecchio: guarda che forse si fa in un altro modo, guarda che forse da un'altra parte la tua idea viene accolta meglio, forse da un'altra parte quello che stai cercando esiste. Quindi è un atteggiamento riflessivo che magari il Sagittario subito non riconosce in sé, perché magari il Sagittario cerca di istruirsi di più, di conoscere meglio, di trovare informazioni, e invece qui il Sagittario deve andare distinto. Qui, sì, qui il Sagittario deve capire che non è solo questione, esatto, di culo, non è solo questione di progettare al meglio, ma molto spesso è una questione di scegliere di cambiare chi siamo, di cambiare questa sorta di dipendenza da quelli che sono state magari strategie che hanno funzionato fino a quel momento, ma che sono troppo vecchie magari ora. E guardate che noto come sto parlando, quindi qui abbiamo probabilmente l'ambito del lavoro, abbiamo l'ambito delle relazioni, abbiamo l'ambito anche dell'immagine di sé, mi viene detto, proprio immagine estetica, fisica. C'è bisogno di un confronto interiore, perché altrimenti rimane sempre uguale la situazione. E con confronto interiore intendo proprio analisi di quelle che sono le proprie credenze interiori rispetto all'ambito che nello specifico state cercando di rinnovare o di svecchiare. Ci sarà bisogno poi in seguito di studiare, ma prima dovete comprendere che ci sono delle visioni non nuove, non appropriate per quello che è il vostro potenziale, quello che dovete cercare di raggiungere. Ci sarà qualcuno che in questa maniera riesce a togliersi di mezzo presenze non gradite nella propria vita. Ci sarà qualcuno che comincia a rendersi conto che prima ancora di avere un piano forse è meglio fermarsi a riposare. Ci sarà qualcuno che capirà che non ha senso confrontarsi con chi fa orecchie da mercante, perché tanto meglio pensare ad agire e ad agire in maniera indipendente. Comunque vi posso dire che se state pensando di fare le cose in maniera diversa, sì, questa luna qui ve la mette proprio davanti agli occhi, vi dice sì, devi fare in maniera diversa. Ok? Questa è la vostra lettura. E dopo il Sagittario abbiamo il Capricorno.
Quindi cari Capricorno, vediamo per voi come funziona. Capricorno dal 14 di ottobre al 12 di novembre. Capricorno dal 14 di ottobre. Quindi per alcuni qui c'è il problema del denaro o comunque del modo in cui ci si procaccia denaro o delle dinamiche che la gestione del denaro nella vostra vita causa in relazione agli equilibri con altre persone, cosa che può essere facilmente intellegibile se per esempio avete un compagno, una compagna e dei figli o avete una società con qualcuno o vi è stata data una responsabilità che genera denaro o che porta via denaro. Quindi ci sono delle dinamiche nella vostra vita che hanno a che fare col denaro che vanno ritoccate. Voi già un'idea ce l'avete e non è un'idea sbagliata, quindi io credo che abbiate bisogno prima di tutto di una conferma. Non è un'idea sbagliata, non avete una visione fuori da ogni ben di Dio. Avete una visione chiara e credo che cerchiate di comunicarla anche agli altri che stanno in questa situazione in relazione a voi. E credo che qualche Capricorno con questa luna dirà agli altri direttamente o indirettamente coinvolti in questa dinamica di denaro: ascolta un po', stai zitto e senti quello che ho da dirti, perché le cose qui funzionano se cominci ad ascoltare come dico io. Ora, se questa è la vostra lettura, la cosa vi può piacere. Se state ascoltando la lettura di qualcuno che è un Capricorno e magari è un problema per voi, forse vi piacerà meno. Però il punto qual è? C'è di mezzo il vostro senso proprio di indipendenza. Di un'indipendenza che non è solo economica. Per un segno di terra sicuramente l'indipendenza economica non è mai solo economica, è proprio emotiva, è affettiva, è la capacità di sentirsi forti, la capacità di vedersi in grado poi di affrontare qualunque difficoltà, non solo da un punto di vista economico. Infatti qui mi si dice che il vostro desiderio in tutto questo è in realtà quello di slegarsi da qualcuno che o vi ha prestato del denaro o vi deve del denaro o in qualche maniera è in un legame a doppio filo con voi e vi dà un po' questa sensazione di acqua alla gola. Per cui questa luna può essere che vi faccia vedere una strategia tale o un atteggiamento tale per cui effettivamente avviene o è possibile almeno l'emancipazione o progettare questa emancipazione rispetto a quest'altra persona o a questa situazione economica. Quindi mi aspetterei momenti di grande lucidità. E momenti anche in cui potete risolvere senza farvi abbindolare o senza dover avere a che fare un'altra volta con avvocati, persone che poi usano quello che hanno a loro vantaggio, persone che vi raccontano metà della verità, persone che vi confondono perché magari dicono ma no, fidati di me, io lo so fare meglio, oppure sai, non potrei mai farti del male, non potrei mai raccontarti una cosa che non è. Invece il Capricorno dice: guarda, con tutta la buona volontà del mondo, comunque adesso facciamo come dico io, perché io di quello che fai tu mi sono proprio rotto, ok? Quindi molto bene. Dopo il Capricorno abbiamo l'Acquario, e l'Acquario va dal 14 anche lui di ottobre al 13 novembre. Quindi l'Acquario che ha avuto delle rotture di scatole pazzesche, mi pare di capire, o comunque si troverà ad avere delle rotture che non dipendono da lui probabilmente, comincerà ad avere un senso di sollievo perché effettivamente affronta con il piede giusto questi inconvenevoli, queste mi viene a dire disgrazie, queste rotture di scatole. Quindi intanto vi dico, state tranquilli che entro la fine del mese lunare dovreste già avere un senso di apertura perfetto, di equilibrio, ma quello che mi ispira è proprio
questa sensazione che le cose stanno ripartendo, magari con qualche speranza non particolarmente cicciotta, cioè non particolarmente nutrita, magari non sembra neanche che sia effettivamente chissà quale soluzione geniale, però c'è la giustizia, c'è un riequilibrio universale. Ripeto, non è che l'universo ce l'ha con noi o ci vede come dei prediletti o cose di questo tipo, perché l'universo non ha quel tipo di identità e non è quel tipo di entità e non ha quel tipo di caratteristiche, non è come funziona. Però tant'è vero che alcune cose vi sono capitate tra capo e collo, altrettanto vero è che altre cose sembrano portare speranza. Quindi probabilmente ci sono anche delle congiunzioni astrali qui che vi permettono, in quanto Acquario, di fare certi tipi di esperienze specifiche in un periodo piuttosto ristretto da un punto di vista temporale e con dei risultati non solo buoni, ma più che altro una sensazione del tipo: finalmente posso fare come dico io, quello che voglio io, e qui le cose cominciano a ingranare. Per cui, volendo fare un esempio, vi viene riconosciuto quello che chiedete, si chiude una situazione dove c'è la giustizia di mezzo a vostro favore, o almeno viene ascoltata la vostra parte con interesse, con lealtà, ed ecco che le cose effettivamente ingranano meglio. Comunque la vedo molto positiva in realtà, in generale la situazione, c'è proprio una rinascita. Questa cosa mi piace molto. Ok? E questa è la vostra lettura. E poi da ultimo abbiamo i pesci. Quindi cari pesci, di che cosa parliamo qui? Pesci, dal 14 di ottobre al 12 novembre. Mi sembra proprio un quadro chiarissimo, quindi probabilmente riguarderà solo alcuni di voi che hanno bisogno di questo avvertimento e probabilmente anche sostegno. Allora, c'è un investimento di mezzo, che può essere proprio un investimento monetario o un investimento di energie, quindi di tempi, per cui una relazione, una collaborazione lavorativa, un progetto, un'impresa, magari state cercando di perdere peso, non lo so, cose anche, voglio dire, insomma, umane, non è che dobbiamo tutti salvare il mondo. E questo progetto richiede energia da parte vostra, come è normale e naturale che sia. Ecco, cosa succede? Succede che non è esattamente come sembrava e diventa non esattamente come si sperava, per cui potrebbe esserci una perdita di denaro. Potrebbe esserci che mettiate le vostre speranze nella persona sbagliata. Potrebbe essere che ci sia un risultato molto più scarso di quello che era stato progettato. Potrebbe essere che ci sia un momento in cui dite durante questa luna verso la fine: non è valsa la pena. Cioè, tutta sta fatica per cosa? Tutta sta rogna per cosa? Per cui, anche se il progetto era dei migliori, anche se l'intenzione era delle migliori, purtroppo non vedo questo risultato e diventa quasi un supplizio per quanto riguarda il vostro potere personale, perché vi sembra che ci sia ingiustizia, che a tanta fatica non corrisponda nemmeno un quarto. Ah, ecco. Però c'è di base una falda nel sistema, c'è potrebbe essere una persona, ragazzi, perché ho la forte sensazione che puntate sul cavallo sbagliato. Magari la persona non ha deciso di farvi del male, però è una persona che non ha la visione d'insieme e voi lavorate su questo desiderio, voi cercate di manifestare, ma dall'inizio non vi rendevate conto dell'investimento sbagliato. Quindi attenzione durante questa luna, perché vi spingerà probabilmente a rendervi conto, magari a metà percorso, che è meglio tirare remi in barca, perché o nascono debiti o vi mette in una posizione per cui poi siete sempre, magari per un tot, non a vita, ma incatenati, incasinati con questa persona o questa situazione, e non è assolutamente quello che volevate, perché il vostro era il desiderio di soddisfare qualcosa di positivo,
no? Quindi vi direi attenzione, attenzione alle persone, attenzione agli investimenti, attenzione alle idee. Non fate il passo più lungo della gamba, non affidatevi eccessivamente alla speranza. Qui i sogni ci sono, ma magari bisogna un attimino calcolarli meglio. Ok? Quindi questa era la vostra lettura, queste in generale sono le letture per quanto riguarda questa luna. Io vi ringrazio di essere stati qui, spero di avervi dato una mano e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao!